Ciao ragazzi, oggi vediamo un argomento molto importante, soprattutto se volete mangiare dei kiwi in inverno, ovvero la potatura della pianta del kiwi. La pianta del kiwi, attenzione, non perdona, se facciamo una potatura non ottimale di kiwi non ne mangiamo, zero. Prima di vedere dove tagliare, come sempre andiamo a capire dove la pianta farà i frutti. I frutti li fa sui rami di un anno e ci sono due tipi diversi di rami di un anno. Ci sono i rami determinati e i rami indeterminati. Eccoci qua ragazzi, così si riconosce un ramo di un anno, dal colore un po' più chiaro, a differenza di questo che è vecchio come potete vedere, un po' più chiaro, un po' più tendente al verdognolo e dalla presenza di queste gemme. Sono tipo delle palline e queste sono le gemme che produrranno dei boccioli floreali che andranno poi a fare la nostra fruttificazione. Diciamo per la maggior parte, poi alcune produrranno foglie chiaramente. Questi due sono due rami indeterminati, vedete che sono molto lunghi, stretti, lunghi e finiscono con una specie di ricciolo e spesso si vanno ad arricciare uno con l'altro in questo modo. Eccolo qui, questi qui sono rami indeterminati. Quindi il ramo indeterminato lo andiamo a lasciare perché ci darà frutto, però andrà cimato. Lo andiamo a cimare circa a un metro e mezzo, così. Ecco qua. E tutta questa parte qua la togliamo perché produrrà sì frutto, però ne farà tanti e molto piccoli. Invece vogliamo andare a farne fare di meno e di pezzatura un po' più accettabile. L'altro tipo di ramo di un anno è quello determinato. Come il ramo indeterminato ha tutte le nostre gemme a frutto, quindi a pallina, però termina in un punto ben preciso, senza arricciamenti, con una o una doppia gemma a frutto. Questo qui non lo andiamo a cimare, lo andiamo a tenere così. Sono un po' più corti, come potete vedere questo qui, e farà dei frutti di qualità molto buona, quindi li andiamo a lasciare così. Quello che andiamo a eliminare sono tutti i rami che hanno fruttificato lo scorso anno oppure i rami molto piccoli, i rami a frutto molto piccoli. Ad esempio questi qui sono due rami indeterminati molto piccoli attaccati a un ramo di 2 anni molto lungo. Non andiamo mai a lasciare monconi in questo modo, ma lo andiamo a eliminare dove si attacca. Eccolo qua, via. Rami così vanno eliminati. Il kiwi è una pianta che necessita di una potatura molto intensa, andiamo a togliere anche il 70%, quindi andiamo a dare una bella riduzione a questa pianta. Questo è un altro ramo di 2 anni con tanti rametti piccoli. Vediamo che va bene che faranno i frutti, però ne faranno tanti piccoli e la pianta dovrà dare nutrimento anche a tutto questo ramo per dar nutrimento a questi qua piccoli, quindi diciamo che il gioco non vale la candela, lo andiamo a eliminare. Attenzione a non rovinare gli altri rami, lo andiamo a tagliare piuttosto. Vediamo questo qui. Questo qui fa due rami bellissimi determinati. Questo qui è un bellissimo ramo determinato, vedete che ha una doppia gemma a frutto, quindi questo qui lo andiamo a lasciare perché ci darà dei frutti buonissimi. Non lasciamo monconi, qua c'è un moncone e non si sa perché, e togliamo anche questi qua piccolini, secchi. Man mano che facciamo i tagli grossi curiamo anche questo, via e via. Troppo piccoli, troppo secchi li andiamo a eliminare. Partiamo da qui. Allora, abbiamo questi bei rami qua, tutta roba piccola, piccolina piccolina, che si attacca su uno grosso. Questo qui io direi che lo possiamo andare a eliminare completamente. Questo qui è un indeterminato, vedete che c'è il ricciolo alla fine, che si è andato a legare un po' da queste parti sugli altri rami, quindi lo andiamo a cimare. Già che lo dobbiamo cimare, andiamo a sbrogliare un po' tutto questo casino. Eccolo qua, questi qui, tutte queste parti qui
anche se sono rami di un anno, vanno comunque eliminati. Quindi avanti, abbiamo questo ramo qui che finisce con 2 determinati e arriva un indeterminato e gli si lega sopra. Tagliamo indietro l'indeterminato e lo eliminiamo. L'ideale sarebbe togliere anche questi arricciamenti, è chiaro che bisogna vedere dal tempo che abbiamo a disposizione. Se abbiamo tempo lo facciamo, se non abbiamo tempo lo lasciamo così. Eccoci qua. Questo è un po' piccolo, lo togliamo, avanti avanti, questo è piccolino, bellissimo questo qui. Questo qua è tutto secco, se è secco lo andiamo a eliminare da dietro. Guarda qua, vedi che qui è attaccato questo ramo secco a un altro ramo più grande. Se lo andiamo a eliminare qua e qua non c'è niente, non va bene, dobbiamo eliminarlo tutto fin dove si arriva a un altro ramo che andremo a lasciare. Quindi qua c'è un ramo un bel determinato, quindi gli andiamo a fare un bel taglio tattico qua. Andiamo a tagliare il più vicino possibile, sempre. Abbiamo questo ramo qui, si sale e c'è un bel indeterminato. E poi va avanti, c'è questo misto qui, però è tutta roba molto piccola e frastagliata, quindi lo andiamo a tagliare qua. Questo ramo qui ha una parte che va sotto la chioma e non va bene, la andiamo a togliere, anche se c'è qualche determinato, però sarà sempre in ombra e di conseguenza avrà sempre problemi a reperire la luce. Questo ramo qui, vedete che sta iniziando a crescere, sta diventando un ramo definitivo, però è rivolto verso l'alto, anche se finisce con un bel ramo indeterminato, lo andiamo a togliere perché, come potete vedere, tutta la pianta ha dei rami orizzontali per mantenere una struttura a pergoletta, diciamo, in modo da essere più comodi nel raccogliere. Se iniziamo a far crescere dei rami in verticale, andiamo a cambiare la forma della pianta. Quindi questo qui lo togliamo. Adesso io lo taglio di qui, poi taglierò l'altro pezzo chiaramente per non lasciare monconi quando vado dall'altra parte della rete, perché da qui non ci arrivo. Però è giusto per capirci. Eccoci qua. Vedete, questo qui poi lo andrò a tagliare qua, in modo da avere tutti i rami in orizzontale. Questa comunque è la procedura di come lasciare un indeterminato. Vedete, l'indeterminato parte qua, questo qui è un ramo vecchio, questo qui è l'indeterminato che va e noi lo andiamo a troncare circa a 1 metro così e lo lasciamo così. È l'unico taglio non di ritorno monconato ammesso nella potatura del kiwi. Eccomi qua, guardate qua in cosa sono inciampato. Un bel indeterminato che sta quasi toccando terra, perché deriva da un ramo che praticamente già tocca terra. Questo ovviamente lo dobbiamo eliminare. Non possiamo far toccare i rami terra. Lasciamo questo, lo tronchiamo 1 metro circa e poi lo andremo a fissare. Chiaramente tutti questi rami qua poi, gli indeterminati che abbiamo tagliato, andranno tutti poi legati verso il basso in modo da fargli una forma a ombrello e facilitare anche la raccolta. Eccoci qua ragazzi, così è come risulta la pianta dopo essere potata e così è come risulta prima di essere potata. Quello che ci resta da fare adesso è piegare i rami che vanno verso l'alto
verso il basso in questo modo, in modo da creare una piccola pergola. Evitiamo di posticipare troppo verso la primavera la potatura del kiwi, perché il kiwi soffre molto le potature tardive. Potremmo vedere dove tagliamo gocciolare della linfa, il che non va bene perché la pianta soffre molto. In questo caso vedete che il taglio risulta ancora asciutto, quindi siamo nel periodo giusto. Per questo video è tutto, se avete delle domande scrivetemele nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, un saluto dal contadino Nick.